Bene, cominciamo subito con un argomento fondamentale: come creare una scheda di un'opera d'arte in modo completo ed efficace. Vi guiderò passo passo dandovi tutte le indicazioni, oltre che a consigli su come compilarla. Seguitemi. Una scheda di un'opera d'arte non è una cosa così banale da fare, però deve essere fatta nel modo migliore. Vediamo subito quali sono gli elementi principali che la compongono. In una scheda di un'opera d'arte si trattano generalmente tre argomenti principali. Una parte dedicata ai dati preliminari, una parte dedicata a comprendere il soggetto che è rappresentato e un'altra legata al saper vedere. E iniziamo subito. I dati preliminari riguardano per esempio l'autore, il titolo dell'opera, il periodo in cui l'opera è stata fatta, ma non solo, anche la tipologia, se si tratta per esempio di una pittura parietale, se si tratta di una scultura e quindi se è per esempio a tutto tondo, se è una statua, se è un bassorilievo, un altorilievo o così via. Oppure potrebbe essere anche un manufatto, per esempio un gioiello, un vaso, una maschera funebre. Poi bisogna considerare i materiali. Mettiamo il bronzo. Allora viene chiesto, ma con che tecnica è stata fatta per esempio questa scultura in bronzo? Con una fusione per esempio a cera persa. Oppure il materiale è legno, con che tecnica è stato lavorato questo legno? In taglio. Poi si passa alle dimensioni e poi al committente, cioè chi ha commissionato l'opera. A chi era destinata l'opera? Cioè era una destinazione pubblica, era una destinazione privata di qualche famiglia, e poi dove è attualmente collocata e dove si trovava in origine. Questi, diciamo, sono tutti dati preliminari che vanno considerati. Poi bisogna comprendere anche il soggetto. E quindi qui bisogna fare una lettura, una doppia lettura, una lettura iconografica che va a descrivere proprio dettagliatamente l'immagine cosa rappresenta, e una lettura iconologica che è legata più alla sua simbologia. Vedremo appunto le differenze. Per esempio, in una lettura iconografica bisognerà dire se si tratta di una storia sacra, se si tratta di un soggetto pagano, mitologico, se si tratta di un paesaggio, una natura morta e così via. Il tema iconografico è legato appunto al soggetto, quindi è un'annunciazione, si tratta di Apollo e Daphne, si tratta di un'ultima cena, e poi bisogna descrivere ciò che viene rappresentato, vale a dire suddividendo per esempio qual è il soggetto principale, qual è l'ambiente, qual è lo sfondo del dipinto. Questa, come potete vedere, la lettura iconografica è una lettura superficiale, diciamo, di quello che è visivamente l'oggetto, il soggetto della nostra rappresentazione che dobbiamo considerare. Ma esiste una lettura ben più profonda, che è una lettura iconologica. Non so se sapete la differenza tra iconografia e iconologia. È un po' la stessa differenza che passa tra geografia e geologia. Mentre la geografia studia, diciamo, la superficie terrestre, la geologia studia le strutture più profonde. Ecco che una lettura iconologica va più nello specifico, diciamo, più si addentra in quelli che sono o possono essere i simboli importanti o significati allegorici di un'opera, e quindi ci si basa anche su varie ipotesi, perché di quella lettura iconologica possono essere fatte anche più ipotesi interpretative. Vi faccio un esempio: se voi prendete una Madonna con una melagrana e il simbolo, in questo caso si parla di melagrana, se si tratta di una Madonna è logico quella melagrana, soprattutto se tenuta in mano dal Gesù bambino, come si vede per esempio nel dipinto di Botticelli, sicuramente si rifà alla Chiesa. La Chiesa che rappresentata, diciamo, nell'unità del frutto, ma all'interno la molteplicità dei fedeli. Se invece la melagrana la trovate per esempio sopra una colonna di un tempio massonico, il simbolo della melagrana ha una lettura, diciamo, iconologica ben diversa, perché è la stessa melagrana con i chicchi, i semi, diciamo, all'interno e la scorza dura fuori che racchiude, diciamo, in un unico frutto, ma in realtà lì ha una lettura diversa, perché lì si può parlare dei fratelli che sono cementati, legati insieme e protetti da una scorza
diciamo esterna che li tutela in un certo senso, anche questo legame anche con la segretezza. Quindi è importante anche comprendere il soggetto sotto questi aspetti. Logicamente la lettura iconologica è molto più complicata e presuppone conoscenze maggiori rispetto a una semplice lettura iconografica. Poi bisogna saper vedere l'opera, vale a dire fare una lettura stilistica. Cosa significa? Capire per esempio come è costruito lo spazio, se c'è profondità, se c'è prospettiva, lineare centrica o meno, se ci sono delle regole compositive, vale a dire se nell'opera si parla di elementi di simmetria, se ci sono delle linee forza, un peso, se c'è dinamicità oppure staticità. È logico, un'opera iconica bizantina è statica, è ieratica, un'opera futurista è giocata sulla dinamicità. Poi bisogna guardare le proporzioni, se sono più o meno rispettate. È logico, un'opera espressionista tenderà a, diciamo, non rendere le proporzioni reali, alterare per esempio anche i colori, il volume. Si parla di un'opera bidimensionale giocata sulla tridimensionalità, sul chiaroscuro, anche come la luce e l'ombra viene evidenziata nell'opera, se c'è una fonte luminosa, che tipo di illuminazione è presente nel dipinto, i colori, se ci sono per esempio dei toni predominanti, se è giocata sui colori complementari, sui colori primari, come per esempio sono le opere di Mondrian, dell'astrattista Mondrian. E poi bisogna considerare nel saper vedere anche la funzione comunicativa. Perché quell'opera è stata fatta? Per una funzione celebrativa, per una funzione politica, propagandistica, è semplicemente decorativa, devozionale, oppure ha dei valori magici? E poi bisogna fare anche un confronto, se possibile, con altre opere legate allo stesso autore o di autori vicini o magari dello stesso periodo o anche dello stesso movimento artistico. Se riuscirete a considerare effettivamente minuziosamente i dati preliminari, a comprendere il soggetto, a saper vedere anche che cosa l'opera comunica, soprattutto anche definendola in un contesto socio-politico, economico e filosofico, il ruolo che ha avuto l'artista nel fare quest'opera, voi sicuramente conquisterete anche la commissione d'esame perché siete arrivati a comprenderne al pieno quello che è il significato di un'opera d'arte. Veniamo ora nel dettaglio più specifico. Per esempio vi faccio degli esempi. Vi faccio uno schema, se non volete scendere nei dettagli può valere anche lo schema che vi fo di seguito, molto più snello, ma comunque presenta tutte le caratteristiche che abbiamo cercato di considerare. Primo, titolo dell'opera. Cosa bisogna scrivere? Bisogna scrivere il nome esatto dell'opera. Questa è la Gioconda. Ho preso l'esempio, per esempio, di questo dipinto famosissimo. Chi è l'autore? Bisogna scrivere il nome completo dell'artista che ha realizzato l'opera. Non bisogna scrivere Leonardo e basta, bisogna scrivere Leonardo da Vinci e quindi il nome anagrafico anche dell'artista. La datazione, quindi l'anno, se non si conosce l'anno va bene anche il periodo in maniera approssimativa, quando l'opera è stata realizzata. Se abbiamo una data incerta potete mettere anche il circa, in questo caso 1503-1506. Poi possiamo considerare la tecnica, quindi cosa dobbiamo scrivere? Dobbiamo scrivere il tipo di materiali usati dall'artista per creare quest'opera. Ha usato una tempera, ha usato un affresco, ha usato una pittura su tela, su tavola e quindi in questo caso si tratta di un olio su tela per quanto riguarda appunto la Gioconda. Le dimensioni, bisogna scrivere le misure dell'opera in centimetri. Ricordatevi sempre di partire dalle altezze e poi dalle larghezze. È logico che se avete poi delle opere tridimensionali come per le sculture bisogna aggiungere anche la profondità. Nel caso della nostra Gioconda abbiamo 77 cm per 53. Poi possiamo considerare anche la collocazione, cioè il luogo dove l'opera è conservata. Si tratta di un museo, si tratta di una chiesa, si tratta di una collezione privata, in questo caso il Museo del Louvre di Parigi. Poi possiamo considerare ancora la descrizione del soggetto. Che cosa
scrivere in questo caso? Bisogna descrivere brevemente cosa è rappresentato nell'opera. Per esempio, puoi spiegare il tema o se ci sono dei protagonisti, se ci sono delle figure magari mitologiche, il paesaggio e così via. Facciamo l'esempio della nostra Gioconda, è un ritratto di donna sorridente con uno sfondo di paesaggio, probabilmente identificata come Lisa Gherardini. Il contesto storico e culturale. Bisogna inserire quelle informazioni legate al contesto storico, culturale, artistico in cui è stata creata l'opera. Per esempio, puoi spiegare in quale movimento artistico si inserisce, quale evento storico, per esempio, può aver influenzato un'opera. Si può trattare, per esempio, di una scena di battaglia, allora è fondamentale capire l'evento storico a cui si riferisce. Nel nostro caso, la Gioconda è stata creata durante il Rinascimento italiano, un periodo di grande rinascita artistica e culturale, e poi puoi scrivere di Leonardo, che era effettivamente uno dei più grandi maestri di questo movimento. Poi possiamo considerare lo stile e il linguaggio artistico, come è stata fatta. Quindi cosa scrivere in questo caso? Bisogna analizzare lo stile dell'artista, le caratteristiche tecniche e formali dell'opera. La luce ha un ruolo fondamentale oppure no? La prospettiva è un'opera giocata sul colore o più principalmente sul disegno? Esempio, nel caso della nostra Gioconda, l'uso della prospettiva, per esempio, atmosferica, la prospettiva aerea. I colori, lo sapete, in Leonardo sono molto sfumati, i dettagli sono realistici e lui è conosciuto proprio per il famoso sfumato leonardesco, che mette i soggetti, diciamo, in primo piano, molto più nitidi, mentre all'orizzonte la prospettiva per l'effetto atmosferico va piano piano, la prospettiva diventa aerea, va piano piano sfumando all'orizzonte. A questo punto dobbiamo considerare anche il significato poi e l'interpretazione. Cosa scrivere? Dovete offrire un'interpretazione dell'opera. Qual è per esempio il significato simbolico o quali emozioni o messaggi ci trasmette un'opera, per esempio come la Gioconda? Potete scrivere che il suo sorriso enigmatico ha alimentato molti dibattiti, su quale possa essere anche il significato di un'opera come questa. Quindi c'è un alone di mistero, per esempio, legato alla Gioconda, il fatto che lei sia legata a un aspetto di serenità o di introspezione della figura, no? Che Leonardo è riuscito a rappresentare non solo visivamente una donna, ma ne ha colto, diciamo, proprio l'aspetto più interiore. E poi ci possiamo chiedere qual è lo stato di conservazione. Scrivete informazioni su come si trova attualmente l'opera, eventuali restauri che sono stati effettuati nel tempo. Riguardo per esempio alla Gioconda, il dibattito è molto aperto. Potete scrivere che viene affermato anche dal responsabile del Louvre per la pittura italiana del XVI secolo che si tratta di un dipinto che per lui sembra morto perché sta lentamente scomparendo. I colori del quadro sono diventati opachi per effetto del tempo e delle vernici protettive. Quindi il dibattito, per esempio in questo caso del restauro, è ancora grandemente aperto. Poi vi consiglio di scrivere anche delle curiosità, perché piacciono tanto. Aggiungi per esempio dei dettagli particolari o degli aneddoti legati a quest'opera o a questo autore. Per esempio per la Gioconda non si può non scrivere che era stata rubata nel 1911 da Vincenzo Perugia, è stata ritrovata anni dopo, 2 anni dopo, tra l'altro a Firenze. È stato oggetto questo di molti studi e teorie, è proprio il soggetto della Gioconda, riguardanti proprio l'identità, per esempio, anche di questa donna. Ma chi era realmente? Ecco, se sviluppi tutti questi 12 punti, sicuramente farai una buona scheda se usi questo schema. Poi altri consigli che posso darti per compilare la scheda, quali sono? Innanzitutto sii molto preciso e conciso, cioè devi usare un linguaggio chiaro, semplice, ma comunque accurato, tecnico. Evita di fare descrizioni molto lunghe, eccessive, ridondanti. Un altro punto fondamentale, verifica le fonti. Cioè, prima di compilare la tua scheda, assicurati di avere le fonti affidabili.
e quindi, per esempio, legata alla data, alla tecnica, all'autore, confronta anche più fonti per essere sicuro di riportare le fonti corrette, non ti fermare alla prima informazione che trovi. Poi devi adattare il linguaggio. Cosa significa? È logico, se la scheda viene fatta per un pubblico non esperto, bisogna usare un linguaggio più semplice e comprensibile. Se invece è per degli studiosi o di appassionati d'arte, puoi inserire proprio termini tecnici più specifici. E poi un altro consiglio che ti do è quello di aggiungere delle immagini. Logicamente, se le hai, un'immagine dell'opera può sicuramente arricchire la scheda e renderla proprio più immediata da comprendere nella sua descrizione. Spero di esserti stata utile e ti invito poi a seguire il mio canale per molti altri consigli e soprattutto in questo percorso per guidarti verso la maturità artistica. Questo mio schema ti aiuterà a creare schede ben strutturate e informative, capaci di presentare e analizzare qualsiasi opera d'arte. Ciao!